Sembra strana questa parabola delle vergini sagge e stolte, e ancora più strano il rifiuto delle sagge di condividere l'olio per le lampade. La tormentata opera del Parmigianino, una interpretazione piuttosto datata di Hieronymus il Giovane, e le commoventi statue del Duomo di Magdeburgo ci raccontano, nell'arte del Vangelo di questa settimana, cosa significa saper attendere con fermezza e gioia. Le Vergini sagge e le Vergini stolte è un affresco eseguito tra il 1530 e il 1539 dal Parmigianino, un affresco ubicato nella chiesa della Madonna della Steccata a Parma. La decorazione è fastosa: cornici, conchiglie, aragoste, rane, arieti, granchi, festoni con verdure e voli di colombi. Quanto alle fanciulle, il Parmigianino opera una semplificazione: sono solo 6 e non 10. Sono in piedi, quella centrale ha le braccia distese, le altre 2 seguono l'andamento dell'arco. Sono elegantemente vestite, portano in testa vasi ricolmi di gigli e hanno 2 lampade, ma in un caso le lampade sono accese, nell'altro spente. La collocazione dell'affresco non è senza significato. La confraternita della Steccata si occupava di fornire la dote alle giovani povere. Per questo fu scelto il soggetto della parabola evangelica che, essendo a sfondo nuziale, si adattava perfettamente. Le vergini dovevano ricordare le 10 ragazze indicate dai confratelli, alle quali ogni anno erano donate le elemosine per costituirne la dote, e che sfilavano in processione vestite di bianco per le vie cittadine. Spesso non ci rendiamo conto di quanto complessa sia la genesi di un'opera d'arte, rischiando così di assimilarla a un cartello indicatore. Qui la scena della parabola X, di là l'episodio Y, mentre le immagini lanciano segnali che è bene scoprire con calma e attenzione, come ad esempio le fonti, sia del contenuto che della iconografia. Il contenuto si rifà certamente, e non potrebbe essere altrimenti, al Vangelo, ma anche a particolari situazioni storiche. In questo caso, ad esempio, scorgiamo in filigrana i testi del vescovo e canonista francese del XIII secolo Guillaume Durand, che qui vediamo in una curiosa raffigurazione del Seicento. Il suo testo, Razionale Divinorum Officiorum, qui la pagina iniziale, è strettamente correlato con queste immagini. Dal punto di vista formale, ci sono rimandi per la decorazione alla Domus Aurea di Nerone, e le vergini richiamano le cosiddette canefore, fanciulle che in parecchie cerimonie religiose elleniche portavano in canestri, canà, offerte e strumenti del rito. Nell'antica Atene questa funzione era riservata a nobili fanciulle della città. Esse sono raffigurate nel fregio fidiaco del Partenone, e il Parmigianino si è ispirato alle fanciulle canefore dipinte da Raffaello ne L'Incendio di Borgo,
nel 1514 nella Città del Vaticano. C'è una gratuità e diremmo una prodigalità nel pittore, attento a realizzare raffinati virtuosismi e complicati trompe-l'œil che di fatto non si possono vedere dal basso, solo in caso di restauri o nelle fotografie. A motivo del clima afoso, i matrimoni in Palestina e in buona parte del Medio Oriente antico venivano solitamente celebrati e festeggiati la sera e si protraevano sino a notte inoltrata. Lo sposo si recava nella casa della sposa e, accompagnato dal corteo nuziale, la portava a casa propria, dove veniva celebrato il matrimonio e si teneva il banchetto. Le damigelle d'onore, per lo più amiche della sposa, andavano incontro allo sposo e lo attendevano in un luogo prestabilito per accompagnarlo sino alla casa della sposa. Il compito delle damigelle era quello di illuminare, qui vediamo il dettaglio del parmigianino, il corteo nuziale notturno. La parabola, qui in una versione del Padovanino, si basa su questa consuetudine. Di Hieronymus il Giovane vediamo la parabola delle Vergini stolte e saggio, realizzata nel 1616 e ora al Museo de l'Ermitage a San Pietroburgo in Russia. Esponente della importante famiglia di artisti fiamminghi Franken, il pittore è vissuto a cavallo del 1600. I Franken sono stati importanti pittori della Controriforma e Hieronymus ha fatto parte di una confraternita di celibi istituita dall'ordine dei Gesuiti. Nel dipinto la contrapposizione tra i due gruppi di donne è ostentata e fortemente storicizzata. A sinistra le vergini stolte non si sono addormentate, tranne una, ma sono piacevolmente impegnate in attività rappresentate come futili. Da sinistra a destra una donna discinta mangia e beve sguaiatamente da una enorme coppa di cristallo. Tre riccamente vestite suonano il cembalo, il violino, la viola. Una, come si è detto, dorme. Sul pavimento tutti simboli di vacuità, spartiti musicali, bicchieri infranti, carte da gioco, dadi, monete, maschere. Sulla destra, più appartate, le vergini sagge filano, leggono, pregano, ricamano, sistemano l'olio nelle lampade. In alto splende la casa dello sposo, con le parti rovesciate. A sinistra le 5 sagge che vengono invitate a entrare. A destra le 5 stolte che solo ora si accorgono di essere rimaste senza olio, cercano di comprarne, ma poi troveranno la porta chiusa. La contestualizzazione storica porta con sé anche margini di ambiguità. La sensibilità moderna trova riduttiva quella che sembra una celebrazione delle virtù femminili confinate nelle mura domestiche. Ci sono sempre dei limiti nelle vicende umane. Ad esempio, il citato Guillaume Durand, capace di offrire una grande sintesi enciclopedica del diritto civile e canonico, che sarà di ispirazione per secoli, non vede la contraddizione con l'essere autore, nel 1293, di un rito per coloro che prendevano la croce per partecipare alle crociate, perché andavano in aiuto della Terra Santa. O il fatto
che la chiesa della Madonna della Steccata sia stata costruita nel 1521 in ringraziamento per la sconfitta dei francesi, cristiani cattolici devoti alla Madonna, esattamente come i parmensi. La comprensione del Vangelo deve essere continuamente purificata dalle scorie della mentalità dei tempi. Allo stesso modo, però, è anche fonte di novità. Si pensi che nell'antica Atene erano solo le figlie delle famiglie più illustri a svolgere la funzione di canefora, mentre a Parma anche alle fanciulle di povera famiglia viene riconosciuta la stessa dignità. A proposito di Parma, Girolamo Francesco Maria Mazzola, conosciuto appunto come il Parmigianino, dovette accorgersi a sue spese che il suo incarico presso la Madonna della Steccata non gli portava fortuna, durando molto più del previsto a causa del suo estremo perfezionismo e subendo molteplici guai. Secondo la testimonianza di Giorgio Vasari, i 10 anni di lavoro alla parabola delle Vergini lo debilitarono fino a condurlo a una prematura morte. Nel contratto si erano stabiliti 18 mesi, ma i lavori si protrassero a lungo per problemi finanziari, per i profondi contrasti e incomprensioni con la committenza, per l'estrema lentezza operativa dello stesso pittore. Furono anni difficili per l'artista, che Giorgio Vasari descrisse profondamente trasformato, da delicato e gentile, fatto con la barba e le chiome lunghe e malconce, quasi un uomo salvatico, un altro da quello che era stato. Il 19 dicembre 1539 la confraternita congedò il pittore con un atto notarile, nel quale si determinava che Maestro Francesco Mazzolo, pittore, non si abbia più per modo alcuno intromettersi né impacciare della pittura della Cappella Grande della Chiesa Nova della Madonna della Steccata. Fu addirittura imprigionato per 2 mesi per il risultato finale, che era talmente innovatore stilisticamente da non essere compreso dai membri della confraternita, ancora un po' provinciali. Fatte le debite proporzioni, anche l'opera d'arte può essere fraintesa, così come il messaggio evangelico. Chi vede o ascolta deve stare attento a non ridurre quanto gli viene offerto alla sua mediocrità. In ogni caso, il nostro Parmigianino, appena rilasciato, ne approfittò per fuggire oltre il confine dello Stato, a Casalmaggiore, Cremona, dove morì il 24 agosto 1540. Rimane un aspetto da affrontare. Non è forse dura e poco caritatevole la risposta negativa delle vergini sagge quando le stolte chiedono un po' d'olio? No, affinché non venga a mancare a noi e a voi. La fede, la preghiera, il rapporto con Dio hanno certamente molto a che fare con la relazione con il prossimo. Esiste una dimensione comunitaria nella Chiesa, ma in ultima analisi non possiamo delegarli. O li coltiviamo personalmente o nessuno può farlo al posto nostro. È un'esperienza che non può essere appaltata. Siamo abituati ad avere tutor, coach, guru, influencer, assistenti vocali, sofisticate tecnologie al nostro servizio, ma la verità è che nessuno può sostituirsi a noi nelle scelte decisive della vita. Lo rappresentano bene le statue delle Vergini della parabola, anche qui solo 6 e non 10, presso il Duomo di Magdeburgo in Germania. Qui non si tratta di collocare le fanciulle a fare lavori domestici oppure rappresentarle spensierate musiciste. Le 3 fanciulle stolte
sono rappresentate nella drammaticità della non consapevolezza, della disperazione, della tristezza. Le tre fanciulle sagge esprimono con i loro sorrisi sereni e accoglienti la gioia condivisa di essere con lo sposo, finalmente giunto a inaugurare i tempi messianici della salvezza e della pace. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, versetti 1-13.